Per una totale comprensione del meccanismo di creazione della realtà è fondamentale il concetto di risonanza. Possiamo considerare ognuno di noi come una specie di calamita che attrae ciò che egli stesso è. Quindi, come abbiamo precedentemente detto, non ciò che si vuole, ma ciò che si è. Cos'è dunque la risonanza? A me piace molto riportare la definizione che ne fornisce Giulio Achilli nel suo documentario dal titolo La legge di risonanza, e cioè ogni forma nell'universo, sia esso una stella o un essere umano, è in grado di ricevere e assorbire soltanto l'energia che è in grado di trasmettere. Da questa affermazione deduciamo che tutto è energia, come stabilisce la formula attribuita ad Albert Einstein: energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, la famosa formula E uguale mc quadro, che significa una cosa molto interessante. L'energia quindi è la risultante della massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato, e per energia si intende la capacità di compiere un lavoro, un mutamento, un movimento. In questo caso la massa si muove e lo fa ad una specifica velocità, che qui è quella della luce. Perciò la conseguenza è un cambiamento, un movimento, un'azione. Da quanto appena detto stabiliamo che la materia è energia a bassissima velocità di vibrazione, ma mantiene lo status energetico. La differenza tra un suono e un mattone, tra un colore e un corpo umano, tra un pensiero e un fiore, tra l'aria e un'emozione, è esclusivamente un livello vibrazionale differente. Quest'idea conferma come gli esseri umani siano campi energetici emananti e assorbenti frequenze vibratorie. La legge di risonanza è dunque una legge ineludibile, universale. In ogni istante della nostra esistenza noi riceviamo esclusivamente ciò che emaniamo. È impossibile ricevere qualcosa di diverso. Potrebbe anche essere molto diverso da ciò che desideriamo, perché diversa è la personale emanazione. Qualcuno potrebbe anche affermare che la propria emanazione invece è consona, ma proprio ciò che rimane a noi incomprensibile è ciò che stabilisce la divergenza tra un obiettivo da raggiungere e ciò che riceviamo. Fortuna e sfortuna sono due aspetti della personale vibrazione. Quando due persone risuonano, si attraggono. In effetti, i simili si conquistano reciprocamente. Ognuno si circonda di persone, oggetti, eventi che vibrano similmente, e lo stesso vale per le azioni individuali, le parole espresse, ma anche gli ambienti frequentati. Ognuno assorbe solamente le vibrazioni che è in grado di trasmettere, rifiutando automaticamente tutte le altre. Cambiando l'emanazione di base si modifica la realtà esterna. La vibrazione di ogni ente esistente è la risultante della vibrazione di ogni atomo che lo costituisce ed è unica. Nessuna è uguale a un'altra. Possono essere simili, ma mai uguali. Quando vogliamo qualcosa che vibra in maniera diversa da noi, dobbiamo avere il coraggio di modificare la vibrazione nostra, altrimenti l'obiettivo si adatterà alla nostra vibrazione, ma sarà assolutamente differente dal nostro desiderio. Il corpo umano è simile a un diapason, poiché alcuni tessuti cellulari hanno una funzione vibrante. Posto accanto quindi a un altro corpo, le frequenze si sintonizzano, permettendo nuove esperienze. Un mancato cambiamento vibratorio si verifica in sole due occasioni, ovvero quando si evita di farlo e quando manca la disciplina. Un difetto molto diffuso negli esseri umani è il volere tutto subito, senza comprendere il valore e la bellezza del frattempo, ovvero quell'arco di tempo che permette a Kairos, ovvero il tempo opportuno, di verificarsi. È come se il primo giorno di scuola si pretendesse di essere in grado di scrivere un trattato, senza la disciplina di imparare l'alfabeto, la grammatica e ogni aspetto che permette di giungere poi alla scrittura del trattato stesso. Molti seminano e poi si stancano di attendere la maturazione. È necessaria una buona dose di pazienza, un'azione costante e mirata e l'affidamento al risultato.
Tutto è disciplina, compreso il mutare vibrazione. A questo punto la domanda è: cos'è la disciplina? La definisco la pratica costante di azioni, emozioni, pensieri, parole ripetute nel succedersi degli istanti presenti. La permanenza di quello che noi otteniamo è stabilita dalla disciplina, altrimenti tutto è evanescente. Elementi essenziali sono la volontà, ovvero la somma di intenzione e azione, il focus, definito anche come attenzione costante, e l'obiettivo chiaro, che definisce la direzione da intraprendere. Inoltre, non dobbiamo mai impegnarsi solamente per togliere ciò che non ci piace. È fondamentale impegnarsi per costruire ciò che si vuole. Fermarsi alla prima azione fa comprendere che può esistere qualcosa di diverso, ma non lo manifesta. È come bloccare le emozioni inferiori perché ci fanno star male, ma questo non genera quelle superiori. Per ottenerle bisogna attivare azioni specifiche. Quando almeno il 51% del tempo si agisce allineati all'obiettivo, allora iniziano i mutamenti significativi nella nostra vita. Anche oggi ci fermiamo qui, commenta con le tue impressioni, con le tue idee, con i tuoi dubbi e fai le tue domande. Grazie e felice vita.